Ci dedicheremo in queste lezioni a una figura molto importante della pittura bresciana del Cinquecento, un artista che è però a torto da ritenersi un pittore locale, proprio per il fatto che la sua importanza, oltre che il suo valore non è riconosciuto soltanto nel bresciano, ma ha un raggio di interesse, un raggio di diffusione che riguarda un po' tutto il mondo. Possiamo anche dire che la sua grande fortuna, soprattutto dal punto di vista dell'apprezzamento, si è avuta soprattutto nell'Ottocento, e anche il fatto che ci siano diverse sue opere in diverse collezioni anche al di fuori dell'Italia, dipende da una grande ripresa di attenzione, soprattutto della cultura legata anche molto latamente alla figura di Raffaello. Sto parlando chiaramente di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, artista che è nato a Brescia, alcuni dicono a Rovato, che è un paese a non grande distanza da Brescia. Comunque nato, lui si firma sempre bresciano, quindi Brixiensis, quindi possiamo dire artista bresciano che nacque sul finire del 400. La data convenzionalmente è fissata attorno al 1498 perché in una polizza del 1548 egli si dichiara di 50 anni in circa, e quindi la data è stata fissata attorno al 1498. Vedremo però che sarà necessario spostare questa data di qualche anno, almeno 4-5 anni prima, in maniera da riuscire a comprendere bene quello che è lo sviluppo di questo personaggio, soprattutto nella parte iniziale della sua carriera, che è stata rivista, riletta e anche molto arricchita, soprattutto negli ultimi decenni. Possiamo dire in particolare dopo la grande mostra del 1988 e della monografia di Pier Vigilio Beniredona. E, dicevamo, nasce attorno al 1498, possiamo dire anche al 95, insomma, e muore comunque, di questo ne abbiamo la certezza anche se non abbiamo l'atto di morte, muore comunque entro il 1554 perché fa testamento in quell'anno e sul finire dell'anno è già detto quando, ovvero è già defunto. È un artista, come vi dicevo, che ha avuto molta fortuna, molta fortuna non soltanto nell'Ottocento, come ho detto, da un punto di vista collezionistico, ma da sempre nella storiografia locale e anche nella storiografia di quelli che sono stati considerati i pittori del dominato veneto. Ha sempre avuto un'ottima considerazione. Vorrei iniziare queste lezioni proprio leggendovi due dei profili più antichi che noi possediamo su questo artista. Il primo, quello che è stato steso più anticamente, e si trova negli elogi storici di Bresciani illustri di Ottavio Rossi, che è stato pubblicato a Brescia nel 1620. In questo profilo di Moretto, Ottavio Rossi mette quelli che sono fondamentalmente i caratteri che poi saranno sempre considerati riguardo alla sua pittura. Vedete come attacca subito con quelle bellissime proporzionate fisionomie di faccia che sono tanto desiderate e adorate nelle immagini dei pittori, che molte volte, e i più famosi, trasversandole non le studiano, furono tanto leggiadramente espresse da Alessandro Moretto che nessuno in cui si può dir che l'avvantaggiasse, come testificano le sue infinite pitture, le quali, per tenerezza e per naturalissime proporzioni, sono meritevoli dei primi studi del mondo.
vedete subito che gli elementi che secondo Ottavio Rossi vengono a definire il carattere fondamentale di Moretto sono quei caratteri di leggiadria, sono quei caratteri che soprattutto dice nelle teste vengono adorati nelle immagini dei pittori. E quindi già subito questo storico bresciano riconosce nella grazia, la leggiadria la potremmo chiamare anche grazia, nella grazia di questo artista, soprattutto nel fare le teste, uno degli elementi fondamentali della sua arte, uno degli elementi fondamentali della sua pittura, al punto che dice che nessuno in ciò si può dire che l'avvantaggiasse. Quindi è già ritenuto, è già messo nell'Olimpo degli artisti che lavorano in quel tempo a Brescia, cioè nel Cinquecento, proprio per questa grazia che riesce a rendere nelle teste, quindi nei visi, e riesce a renderla al di sopra di quello che possono fare tutti gli altri, li avvantaggiasse. L'altro scrittore che si interessa di Moretto è Carlo Ridolfi, che scrive a pochi anni da Ottavio Rossi, infatti scrive Le sue meraviglie dell'arte nel 1648. Ecco, nelle meraviglie dell'arte Ridolfi, introducendo la figura di Moretto, scrive: ma di molto più chiaro grido fu Alessandro Moretti, uno dei principali ingegni bresciani, nato dell'onorevol famiglia Bonvicina. Questi, essendo fanciullo, passò a Venezia in casa di Tiziano, ove stette per qualche tempo ad apprender l'arte, e cercò ancor di seguire la maniera di Raffaello. Ritornato a Brescia, cominciò a far vedere gli avanzi dello studio suo, ornando quella patria con molte sue fatiche. Chiaramente rispetto a Ottavio Rossi, Ridolfi, che sta compilando una sorta di dizionario degli artisti della terra veneta, ha un occhio molto più attento a quelli che sono i caratteri stilistici di Moretto, e quindi prende quelli che sono i due campioni del Rinascimento. Prende da un lato Tiziano e dall'altro Raffaello. Mentre però per Tiziano dice che Moretto poté stare addirittura in casa sua per apprendere l'arte, per Raffaello prende invece una piega differente, perché dice cercò ancora di seguire la maniera di Raffaello. Però questo ci pone subito davanti a quelle che dovevano essere, anche per gli studiosi di un secolo dopo la fioritura di Moretto, anche per loro dovevano essere gli elementi che definivano la sua personalità. Da un lato Tiziano, dall'altro Raffaello. E non è indifferente che Ridolfi sottolinei proprio non solo le due figure, ma sottolinei anche il diverso grado con il quale, una sorta di grado di parentela, ecco, il diverso grado di parentela o di rapporto che esiste tra Moretto e Tiziano e Moretto e Raffaello. Apprendere l'arte a casa di Tiziano significa dare a Moretto una connotazione molto forte da un punto di vista di dipendenza dalla scuola veneziana, del più grande genio del Rinascimento, chiaramente veneziano e veneto. Dare un rapporto su quel seguire la maniera di Raffaello ha un suono differente, cioè viene a dire che certo ci sono elementi che ricordano Raffaello, e questo Ridolfi non lo poteva negare, ma comunque Ridolfi ritiene che il grande portato in Moretto sia non tanto quello di Raffaello quanto quello di Tiziano.
Questo viene detto, e lo dico in particolare perché la pittura di Moretto via via ci si inoltra verso l'Ottocento, e quindi anche le riletture che ne vengono fatte, anche se diciamo sono deboli tratti fondamentalmente, non ci sono grandi ricerche sul voler dare un profilo dell'artista, anche se è sempre ritenuto uno dei più grandi, probabilmente secondo alcuni il più grande. Lo vediamo ad esempio nelle guide di Brescia, dove Moretto viene sempre considerato il migliore, viene considerato il principe degli artisti, viene considerato quello che più di tutti porta avanti un tipo di linguaggio che è particolarmente gradito soprattutto al Settecento. Ecco, questo Moretto arriva all'Ottocento e ci arriva con quell'indice di gradimento che è necessario, ovvero è l'artista che nel Rinascimento, nel panorama del Rinascimento bresciano, più di tutti riesce a far percepire il rapporto con il classicismo. E quindi vedete che il pendolo si è andato spostando da quello che era il rapporto addirittura familiare con Tiziano a un rapporto con il classicismo e quindi con la cultura soprattutto di Raffaello. Questo noi lo vediamo traspirare moltissimo, ad esempio nei diversi giudizi positivi che vengono dati da Francesco Paglia nel suo Giardino della pittura. È chiaro che Francesco Paglia è sempre molto sfumato, ma è anche chiaro che il modo di intendere l'arte di questo artista, pittore, lui pure, ma anche scrittore, è quello di voler indicare quelli che sono gli elementi che definiscono e contraddistinguono la qualità di un artista. Ecco, è la qualità di un artista secondo Paglia, e da lì in poi quelli che saranno gli estensori di queste guide, che poi non sono semplici guide della città, ma diventano veri e propri libretti sui quali formarsi il gusto. Ecco, questo elemento che viene a caratterizzare l'importanza e il fatto di essere considerato l'artista più importante del Rinascimento bresciano, chiaramente insieme a Romanino, ma con un'attenzione in più, con un qualcosa in più, è proprio questo rapporto molto forte con l'elemento classicista. Ed è abbastanza chiaro che questo, via via che ci si porta nel corso del Settecento e ancora di più, soprattutto nell'Ottocento, sta col fatto che si va verso un riappropriarsi soprattutto dei canoni classici, dei canoni che poi diventeranno neoclassici e che portano avanti soprattutto non la riscoperta, perché di riscoperta non si può mai parlare, ma di una nuova lettura sempre più importante, e addirittura della quale non si può per nulla prescindere, della figura di Raffaello. Questo addirittura porta a una sempre più forte commistione, potremmo dire, o addirittura sovrapposizione tra Raffaello e Moretto, al punto che Raffaello diventa in qualche modo il nume tutelare della pittura di Moretto, e Moretto a sua volta diventa il Raffaello bresciano. Questo tipo di lettura si fa avanti soprattutto, dicevo, nel corso dell'Ottocento, ma sul finire dell'Ottocento, quando in occasione del centenario dalla nascita, 1898, viene così fatta una serie di iniziative, tra cui anche uno studio dedicato a Moretto,
da parte di Pietro da Ponte e che dà poi l'inizio, possiamo dire, a quella che è la storiografia d'arte su Moretto, che diventerà intensissima proprio a partire da quella data e attorno a quella data. Sembra che con lo studio di Pietro da Ponte tutti si accorgano di Moretto e quindi la figura di questo artista, del Raffaello bresciano, diventi qualcosa di straordinariamente importante e interessante per la cultura storico-artistica non solo bresciana ma addirittura mondiale. Sono tantissimi gli studiosi che si dedicano alla figura di Moretto e non sono solo italiani. Ci sono studiosi italiani ma anche tedeschi che si dedicano allo studio di questo artista e che cercano di trovare quegli elementi che sono gli elementi che dovrebbero dare l'idea di come Moretto si inserisca all'interno della storia dell'arte e all'interno del movimento rinascimentale, non solo come bresciano ma come artista capace di colloquiare, capace di prendere e di dare a questo ambiente artistico. E non c'è dubbio che per dare una fisionomia forse un po' più approfondita e con l'occhio straordinariamente acuto che aveva, non poteva che arrivare Roberto Longhi, il quale lavorando su Caravaggio e sui precedenti caravaggeschi butta una sorta di sasso in piccionaia oppure un sasso nell'acqua, perché vede probabilmente per primo la matrice non veneta nella pittura di Moretto. Questa matrice che a Longhi pare derivare, e che effettivamente deriva, dalla cultura del naturalismo lombardo. Fondamentalmente la tesi di Longhi porta avanti qualche cosa di straordinariamente nuovo rispetto a quelli che erano gli studi su Moretto fino a quel momento, perché Moretto diventa per Longhi uno dei precedenti caravaggeschi, addirittura con degli elementi che sono in qualche modo quasi dei calchi sui quali poi anche Caravaggio lavorerà. E quindi è chiaro il riferimento anche a brani veri e propri di opere di Moretto che sembra vengano calcati da Caravaggio, come la cena in casa di Levi di Santa Maria in Calchera, oppure la cesta che raccoglie i panni nella Natività di Santa Maria delle Grazie a Brescia. Ma questi sono solo piccoli elementi, sono solo frammenti di un discorso molto più ampio nel quale Longhi trova nella pittura di Moretto quel sapore di realismo, quel sapore di attenzione al dato di realtà che egli rintraccia come filone all'interno della cultura lombarda del Cinquecento. E questo è un filone che chiaramente porta in sé e porta con sé sia Moretto che ad esempio i Campi e altri artisti. È molto interessante il fatto che ad esempio per Longhi il campione di questa corrente di realismo o di naturalismo, che è meglio, questa corrente di naturalismo lombardo non sia rappresentata da Romanino, che lui dice essere invece affacciato e giustamente sulla cultura veneta fin dalla prima ora, ma su Moretto, e che questo artista, che al contrario potrebbe essere considerato, e dico anch'io superficialmente, come un artista classicista, raffreddato, quasi non partecipe in alcuni casi, ecco, e dico superficialmente, ecco, questo artista risulta all'occhio di Longhi essere al contrario colui che porta avanti
un rapporto, potremmo dire, amorevole con le cose che fa trasparire la sua attenzione al dato di realtà. È chiaro che questo tipo di approccio va a toccare uno degli elementi che potremmo dire sono fondamentali nella lettura di Moretto. È chiaro che introdurre l'elemento lombardo all'interno della pittura di Moretto è qualcosa di non indifferente, anche perché il discorso che noi abbiamo visto fare fondamentalmente aveva fin dall'origine, e abbiamo letto, ve li ho letti apposta, questi due primi profili, brevi profili di Moretto della prima metà del Seicento, vedeva Moretto come figlio fondamentalmente della cultura veneta, giustamente, e anche di Raffaello. Cioè, potremmo dire che Longhi mette sul piatto un terzo elemento estremamente interessante e in qualche modo non così facile da riuscire a reperire all'interno del discorso di Moretto, soprattutto maturo, non tanto perché non si veda, quanto perché nasce la domanda da dove gli provenga questo tipo di filiazione. Perché se è chiaro che noi riusciamo a vedere nel colore sfarzoso di Moretto, soprattutto Moretto degli anni 30-40, se riusciamo a vedere questo colore estremamente veneto, se riusciamo a vedere la compostezza formale, il classicismo di Raffaello, molto meno riusciamo a capire da dove gli provenga invece questo cotè, perché fondamentalmente il nostro occhio, che è un occhio forse un po' più superficiale, sicuramente più superficiale di quello di Longhi, ma anche più superficiale rispetto a quello di studiosi che hanno consumato la loro vita sull'opera di un artista come questo, è quello di vedere questi grandi capolavori nei quali sono così fusi gli elementi sia della cultura veneta che di questa cultura legata al classicismo, che gli inserti di realtà sembrano quasi essere coinvolti, ecco, mi piace dire così, sono quasi coinvolti all'interno di questo tipo di raffigurazione, al punto che ne vengono assorbiti. Diventa quasi un tipo di presenza di questi elementi, di questi dati di realtà che vengono assorbiti proprio così all'interno di un ambito, all'interno di una costruzione che ha come padri sia il linguaggio di Tiziano sia il linguaggio di Raffaello. Questo discorso di Roberto Longhi non è indifferente e non rimane indifferente, perché a tutti gli effetti l'introduzione di un tipo di proposta come quella di vedere in Moretto uno dei precedenti caravaggeschi e di recepire e soprattutto di riconoscere nelle opere di Moretto qualche cosa che lo accomuna al filone del naturalismo lombardo, certamente non dico ha posto molti problemi, ma ha posto molte domande. Queste domande però in qualche modo non sono state risolte appieno nel corso del Novecento. Stiamo parlando per Longhi degli anni 20 del Novecento, ci rendiamo conto che comunque il discorso su questo cercare di inserire
la pittura di Moretto all'interno di un alveo più ampio che è quello del naturalismo lombardo è stato più che studiato o risolto, è stato semplicemente in molti casi giustapposto, cioè si è fatto uno studio nel quale alcuni elementi, alcuni dati straordinariamente belli di realtà, dei passaggi di naturalismo che noi troviamo quasi a margine delle sue opere, questi fiori, queste frutta che sono sparsi quasi sui gradini delle sacre rappresentazioni, delle sacre conversazioni, scusate. Questa presenza di elementi come la natura morta nel piatto del Cristo, nella cena in casa di Levi, per l'appunto in Santa Maria in Calchera, ecco, sono stati in qualche modo messi in evidenza, ma senza riuscire a trovare quell'elemento che potesse diventare un elemento di raccordo. Certo, si è cominciato a esplorare una fase della vita di Moretto che era stata in precedenza quasi del tutto obliata, forse anche per il fatto che riguardo alla biografia di Moretto i grandi capolavori sono tutti capolavori che vengono a collocarsi in particolare dagli anni 20 in poi, dagli anni 20 del Cinquecento. Quindi tutta la fase giovanile di Moretto era in qualche modo immersa in una specie di bolla non piena comprensione, proprio per il fatto che venivano a mancare alcuni elementi basilari, elementi che potevano in qualche modo definire la personalità di Moretto prima che cominciasse ad emergere come il grande artista. Se voi andate a riguardare ad esempio il profilo che ci fa Ottavio Rossi dell'artista, appena dopo che appena nelle righe successive a quelle che vi ho letto poc'anzi, si legge anche: visse in un tempo istesso col Romanino, e quindi già istituisce un rapporto. E ambidue, a concorrenza ma amorevole, dipinsero la cappella del Corpus Domini nella chiesa di San Giovanni. Qui si discerne un così vago duello dell'arte divisa in due campioni che di più rari non se ne fecero Apelle e Zeusi. Quindi il Rossi mette subito in evidenza quello che è, potremmo dire, il gran capolavoro di Moretto, in concorrenza ma amorevole, come dice, con Romanino. Quindi non una concorrenza spietata, quanto amorevole. E a tutti gli effetti non risulta che tra i due ci fosse animosità, anzi, nel prosieguo degli studi appare sempre più chiaro il fatto che tra i due ci fosse invece qualche cosa di molto più civile, probabilmente confronto, spessissimo anche un rapporto di dare e avere, soprattutto del più giovane Moretto rispetto a Romanino, e in particolare soprattutto nei primi anni, negli anni della formazione, come si vedrà. Possiamo dire che questo capodopera, che è la cappella del Santissimo Sacramento in San Giovanni Evangelista, diventa a tutti gli effetti, anche da un punto di vista cronologico, un elemento insopprimibile. Trovato il documento di commissione ai due artisti, che è datato 25 marzo 1521, la critica si è in qualche modo
focalizzata su su un tipo di lettura anche di Moretto, oltre che dei suoi rapporti con Romanino, da quella data in poi. E quindi dall'artista capace di capolavoro, perché a tutti gli effetti la Cappella del Santissimo Sacramento in San Giovanni decreta un tipo di maturità di Moretto, capace quindi di stare già a rivaleggiare, anche se in maniera amorevole, con Romanino, che però in qualche modo taglia fuori tutta quella che è la parte di formazione dell'artista. Se si pensa che Moretto potrebbe essere nato, come dicevamo, nel 98, quindi nel 21 avrebbe avuto 23 anni e quindi un artista già in qualche modo formato.